Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. La protezione solare è un'esigenza che ci accompagna tutto l'anno se vogliamo prevenire macchie e rughe. Durante l'estate però è sicuramente più sentita per le tante ore di esposizione al sole e in molti giorni ripetutamente. Ricordiamo che la protezione solare è la migliore arma che abbiamo per proteggerci non solo dalle scottature ma anche dai tumori della pelle. Tuttavia, le stesse protezioni solari devono essere scelte in modo consapevole. In questo video quindi scopriamo se ci sono degli ingredienti da evitare e come scegliere le migliori protezioni solari. Questo video chiarirà tutti i tuoi dubbi sulla protezione solare, quindi metti like e iscriviti al canale così ci dai una mano. Valutare attentamente le caratteristiche di un solare è fondamentale e non è assolutamente un eccesso di zelo. La pelle infatti è il nostro organo più esteso e le esponiamo alle sostanze contenute nei solari per molti giorni e per molte ore. È quindi importante assicurarsi di utilizzare un prodotto efficace ma che non causi allergie o irritazioni o ancora peggio il potenziale assorbimento di componenti non proprio benefiche. Inoltre, alcuni ingredienti possono avere un impatto negativo sull'ecosistema, in particolare sull'ambiente marino. Quindi esiste una lista nera degli ingredienti da evitare? In realtà no. O meglio, non è proprio una lista nera. Infatti, secondo la legislazione italiana ed europea, tutti i prodotti cosmetici in commercio devono essere assolutamente sicuri per la salute. Tuttavia esiste una lista che potremmo definire grigia di ingredienti il cui uso non è da preferire o comunque da limitare nel tempo. Vediamo i principali. I siliconi sono utilizzati per conferire ai solari una migliore texture e per assicurare anche la resistenza all'acqua. In realtà non sono pericolosi per la pelle, ma la loro capacità di formare una barriera li rende potenzialmente comedogeni. Inoltre non sono biodegradabili e quindi costituiscono un problema per l'ambiente. I parabeni sono conservanti efficaci ma sospettati di essere interferenti endocrini, cioè di interferire con la nostra produzione ormonale. La legislazione ne limita la quantità percentuale sotto dei valori considerati sicuri, ma almeno per bambini piccoli, donne in gravidanza o soggetti particolarmente fragili sarebbe meglio evitarne l'uso. Anche ingredienti derivati del petrolio andrebbero limitati nell'uso per il loro impatto sull'ambiente. Il profumo e i coloranti hanno la funzione di migliorare aspetto e gradevolezza della texture, ma in soggetti sensibili andrebbero evitati. Alcuni filtri chimici sono ancora diffusi nelle protezioni solari tradizionali, ma in quelle di nuova generazione vengono evitati perché hanno impatto sull'ecosistema marino e inoltre sono anche sospettati di avere interferenza con l'attività ormonale. Infatti nei prodotti di nuova formulazione puoi trovare l'etichetta senza oxibenzone e octinoxate oppure rispetta l'ecosistema marino. Una crema solare di buona qualità ed efficace non potrà mai essere del tutto naturale, ma puoi ricercare sulla confezione e sulle etichette delle caratteristiche che ti assicurano la sua qualità. Ad oggi infatti esistono una serie di ottimi filtri chimici, cioè quelli che assorbono la radiazione solare, sicuri per la salute e per l'ambiente. Qui puoi leggere i nomi di alcuni filtri chimici di nuova generazione considerati assolutamente sicuri. In alternativa ai filtri chimici è possibile utilizzare quelli fisici, non nano, che formano proprio una barriera contro i raggi solari. Se le formule sono certificate come eco o bio, avranno al loro interno sicuramente ottimi ingredienti naturali come il burro di karité o l'aloe. In questo caso saranno anche poi esclusi dei prodotti che abbiamo detto non essere proprio preferibili, ad esempio i petrolati oppure i siliconi. È importante leggere le confezioni dei prodotti perché su queste sono riportate una serie di etichette che vi assicurano la buona qualità del prodotto. Questo tipo di scelta consapevole può fare la differenza per la nostra salute e per l'ambiente. Abbiamo visto quali sostanze andrebbero limitate nei solari e come scegliere invece un buon prodotto. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.